benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi esploriamo un'idea che, vi avviso, vi farà probabilmente strabuzzare gli occhi. Il titolo della nostra analisi è esattamente questo: meno competizione, più merito. Sembra quasi un controsenso, vero? Fin da piccoli ci viene insegnato, con un'incrollabile convinzione, che per far emergere davvero i migliori serve un'arena spietata, un ambiente ipercompetitivo. Ma una straordinaria ricerca economica di cui parliamo oggi, pubblicata sul Journal of Labor Economics, suggerisce l'esatto opposto. E allora la domanda sorge spontanea come una doccia fredda. Una competizione spietata garantisce davvero che vincano i migliori? Insomma, in quasi ogni ambito della società moderna, che si tratti di ammissioni universitarie o di grandi promozioni aziendali, diamo per scontato che alzare l'asticella a dismisura e restringere i posti sia il filtro perfetto per far fuori i candidati più deboli. Ma e se questo filtro in realtà fosse rotto? Se tutta questa pressione stesse paradossalmente ostacolando proprio le persone più capaci? Entriamo nel primo capitolo, il mito della competizione. Nella teoria economica classica crediamo tutti ciecamente che standard altissimi e una gara feroce funzionino a meraviglia per separare i veri talenti dal resto del gruppo. Ma facciamo un passo indietro per capire bene. Cos'è esattamente la meritocrazia secondo i parametri di questo studio? Molto semplicemente, un sistema in cui le persone ottengono successo solo e soltanto grazie alle proprie abilità. Niente soldi, niente raccomandazioni, niente vantaggi sociali. Chi seleziona vuole solo trovare chi possiede l'abilità maggiore. È l'unica cosa che conta. Ora, in un mondo ideale e perfetto, dove nessuno bara o gioca di strategia, i più forti emergono in modo del tutto naturale. La performance sul campo combacia al millimetro con l'abilità reale di base. Sei forte? Prendi un punteggio alto. Sei debole? Prendi un punteggio basso. Chi giudica non deve fare altro che stilare una classifica e prendere i primi. Facile, no? È un sistema puro, pulito e misurabile con estrema facilità. E qui passiamo alla seconda parte, il fattore rischio. Ok, entriamo nel vivo della questione. Cosa succede quando mettiamo da parte questa utopia del mondo perfetto e scendiamo nella realtà, dove le persone agiscono in modo furbo e strategico pur di vincere? Beh, c'è una differenza abissale tra la teoria e la realtà strategica. Per i candidati che non usano strategie, come abbiamo detto, la performance equivale sempre all'abilità. Ma nel mondo reale le regole cambiano in fretta. I candidati meno preparati sanno perfettamente di non poter vincere puntando solo sul puro talento. E quindi, che fanno? La loro equazione cambia. La performance diventa un mix di abilità e di una forte, calcolatissima assunzione di rischio. Cercano di chiudere il divario comportandosi in modo completamente imprevedibile. Ma all'atto pratico, come fa chi è più debole a competere? Avendo poche opzioni, sceglie di adottare strategie ad altissimo rischio, inietta letteralmente caos e pura fortuna all'interno del sistema, tentando il tutto per scavalcare avversari oggettivamente migliori. E qual è l'effetto devastante di questa mossa per chi deve selezionare? Che le acque si intorbidiscono. Questa tattica riduce drasticamente la correlazione tra performance e abilità. In parole povere diventa quasi impossibile capire chi è un vero fuoriclasse e chi semplicemente ha tirato i dadi ed è stato sfacciatamente fortunato. Sezione 3. L'esempio pratico dell'esame. Per rendere questo concetto assolutamente cristallino, i ricercatori ci propongono una situazione tangibile che abbiamo vissuto tutti almeno una volta nella vita tra i banchi di scuola. Immaginiamo una microscopica classe composta da soli 4 studenti. 2 sono studenti forti e 2 sono deboli. I forti studiano tutto con costanza e in un test normale il loro voto atteso è un bel 100 su 100. I deboli invece si fermano a 50. Ora, lo studente debole non è ingenuo, sa che prendendo 50 verrà spazzato via dai forti. La sua strategia, invece di prepararsi in modo mediocre su tutto, studia alla perfezione solo mezza materia e ignora totalmente l'altra metà. È il classico o la va o la spacca. Se esce la sua metà del programma prende 100, altrimenti prende 0. Crea di fatto un enorme azzardo del 50%. Ora però aggiungiamo un po' di sana scarsità. Il professore decide di essere severissimo e annuncia che assegnerà al massimo 1 o 2 voti perfetti, le ambite A, per l'intera classe. Essendoci pochissimi posti, i deboli si sentono con le spalle al muro. Sono letteralmente costretti a usare la loro tattica suicida per rubare il posto. E sapete qual è il vero dramma qui? Che, matematicamente, c'è un terzo di probabilità che uno studente debole indovini l'esame perfetto, soffiandola a uno studente forte che invece meritava pienamente il riconoscimento.
E questo grafico illustra brillantemente la situazione, delineando quelli che i modelli matematici chiamano equilibri di sfida e equilibri di concessione. Quando la curva dei voti è troppo rigida, finiamo di colpo nell'equilibrio di sfida, i deboli attaccano, il rischio schizza alle stelle e finiamo accidentalmente per premiare candidati meno dotati. Ma la soluzione a questo disastro si trova proprio nell'abbandonare la sfida e spingere verso la concessione. Il che ci porta al quarto capitolo, il paradosso delle quote. Questo è il vero grande colpo di scena della ricerca, una rivelazione assolutamente controintuitiva. Tenetevi forte, il trucco per riparare il sistema non è renderlo più duro, è abbassare gli standard. Torniamo alla nostra classe di 4 studenti. Se il professore decidesse di mettere in palio ben 3 voti A invece di 2, cosa succederebbe? I deboli capirebbero di avere una possibilità reale di prendere l'ultima A, gareggiando in modo del tutto normale, senza fare salti nel vuoto. Di conseguenza si rilassano e concedono il territorio ai migliori. I candidati forti si prendono i primi 2 posti senza alcuno stress e quella folle varianza si azzera del tutto. Certo, magari stiamo gonfiando un pochino i voti premiando con l'ultimo posto una persona che vale 50, ma stiamo matematicamente garantendo che i 2 fuori classe eccellano. Abbiamo reso la selezione molto più indulgente, eppure incredibilmente più fedele alla realtà. Quindi il punto cruciale è proprio questo. Aumentare a dismisura la concorrenza è una pessima idea. Lo studio lo dice chiaramente. Espandere una gara aggiungendo una marea di candidati oltre una certa soglia non migliora affatto l'abilità media di chi vince. Verrebbe da pensare che ampliando la rete si peschino talenti migliori, no? Sbagliato. Attirare una folla gigantesca fa solo aumentare il terrore nei concorrenti medi, spingendoli verso quel rischio estremo che finisce per sommergere i veri talenti sotto una valanga di puro caos statistico. Sezione 5. Applicazioni nel mondo reale. Ok, la meccanica teorica l'abbiamo capita, ma dove vediamo in azione questa trappola dell'eccessiva competizione? Beh, in sistemi con cui ci scontriamo quotidianamente. Pensiamo al crudele mondo aziendale, in particolare a quei sistemi di valutazione forzata, i cosiddetti force ranking. Sono quelle situazioni dove un manager deve classificare i dipendenti su una curva rigida per decidere chi promuovere e chi licenziare. Quando la gara per non finire tra gli scartati diventa brutale, l'ufficio si trasforma letteralmente in un campo minato di azzardi e pugnalate alle spalle. Ed ecco un dato dello studio che lascia davvero a bocca aperta. Se i dipendenti fossero come dei freddi robot privi di strategia, all'azienda converrebbe in teoria trattenere solo il 25% del personale, l'elite vera e propria. Ma le persone sono umane, reagiscono al panico prendendo rischi smisurati che nascondono i reali meriti. Quindi i modelli dimostrano che per avere la reale certezza di mantenere in casa i veri talenti, l'azienda deve allentare la morsa, salvando addirittura il 75% del personale, un'enorme inflazione necessaria esclusivamente per sgonfiare le distorsioni causate dal panico della gara. Pazzesco! Ma pensate anche alle università d'elite, forse l'esempio più lampante sotto gli occhi di tutti. Ogni anno assistiamo a livelli di stress psicologico devastanti su ragazzi che cercano di accaparrarsi una manciata di posti. Eppure, i ricercatori ci confermano che abbassare questa pressione asfissiante non va affatto a discapito dell'eccellenza. Anzi, guardate questa soluzione molto provocatoria citata nel testo: introdurre una lotteria per le ammissioni. L'idea è semplice. Le università selezionano un gruppo ampio di candidati che hanno superato una soglia di competenza, di fatto approvando più persone rispetto ai posti disponibili. I vincitori finali vengono poi estratti a sorte. Togliendo la necessità di massacrarsi per uno 0,1% di punteggio in più, gli studenti rinunciano ai comportamenti estremi. Il risultato? L'università ottiene un corpo studentesco ugualmente eccellente, ma infinitamente meno logorato dalla competizione. Tirando le somme, questa ricerca ci consegna un messaggio totalmente rivoluzionario. La vera meritocrazia fiorisce nei contesti poco competitivi, quelli che gli economisti chiamano dal design clubby. Parliamo di concorsi più circoscritti, con bacini limitati e standard d'ingresso che lasciano finalmente il respiro. Paradossalmente, per trovare e ricompensare veramente i migliori, bisogna che il sistema sia un po' meno spietato. Dobbiamo smettere di costringere le persone a giocare d'azzardo con le proprie abilità. E tutto questo ci porta a una provocazione finale. Se abbassare l'asticella garantisce davvero che i migliori riescano ad arrivare in cima e farsi notare in mezzo al rumore,
quanto sono giuste, sensate o anche solo efficienti le competizioni spietate che ci troviamo ad affrontare ogni singolo giorno. Forse è davvero arrivato il momento di rimettere in discussione questo culto della gara estrema. Spero che questa analisi abbia offerto a tutti noi una chiave di lettura completamente nuova sul mondo che ci circonda. Alla prossima!